Oggi voglio sfatare un mito. Sappiamo tutti che il tango non nasce come un ballo altolocato. Non è il valzer viennese che veniva ballato nelle raffinate corti asburgiche. A questo punto sappiamo anche che veniva ballato prima nei cortili fuori città, negli arrabales e nelle oriscias, e poi, in un secondo momento, nei bordelli, dove fiorisce. Tutti luoghi di incontro di persone di umili origini, quasi sempre povere e immigrate. Una delle convinzioni più radicate, quindi, è che il tango sia il ballo della povera gente, inventato da loro, cresciuto con loro e arrivato fino a noi come il frutto autentico di quel mondo. Una storia affascinante, certo, ma è davvero tutta qui? L'idea che il tango sia il ballo degli immigrati e dei criminali è in realtà solo un luogo comune, una visione parziale, un po' romanzata, che però non rende davvero giustizia a una storia molto più complessa. Perché quello era il tango delle origini, che era molto diverso da quello che balliamo oggi, frutto di un'evoluzione culturale ben più articolata. E in effetti, se ci pensiamo un attimo, qualcosa non torna. Com'è possibile che persone così povere, che a malapena riuscivano a mangiare e che avevano speso letteralmente una barca di soldi per un biglietto di piroscafo, siano riuscite a portare il tango in ogni angolo del mondo? Certo, c'erano i marinai, i porti, le navi che andavano ovunque avanti e indietro, ma quei marinai, per quanto girassero il mondo, non avevano il potere di varcare anche le soglie delle diverse classi sociali. Quindi deve esserci stato un momento, un punto di svolta, un passaggio che ha trasformato il tango da ballo degli emarginati a linguaggio universale, qualcosa che parla a tutti. E quel momento esiste, ed è stato possibile solo perché qualcuno o qualcosa appartenente a un altro mondo se n'è innamorato. Se avete visto il mio primo episodio sulle case proibite del tango, e se non lo avete visto trovate il link qui sopra e anche qua sotto in descrizione, sapete già che i bordelli all'epoca, soprattutto i più famosi, non erano frequentati solo da poveri. No, c'erano anche loro, i ricchi, gli uomini della buona società, quelli che ufficialmente disprezzavano il tango, ma che poi lo cercavano di nascosto. E saranno proprio loro, ironia della sorte, a trasformarlo in un fenomeno globale. Ma non è a Buenos Aires che questo accade. Il punto di svolta è altrove, in un luogo ben preciso, un luogo capace di trasformare tutto ciò che toccava e che ha avuto il potere di riscrivere perfino il destino del tango. E oggi andiamo proprio lì. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Benvenuti. Per capire come è avvenuta davvero questa trasformazione, dobbiamo prima tornare indietro, al punto di partenza. Immaginate Buenos Aires nel 1887. A quell'epoca la capitale argentina è ancora molto lontana dall'idea di metropoli. Sembra più un enorme villaggio. La popolazione conta circa 400.000 abitanti, le strade sono in terra battuta e i tram sono trainati da cavalli. Le case raramente superano il primo piano e i tetti di paglia dominano lo skyline urbano. Non c'è illuminazione pubblica e le infrastrutture stradali sono primitive. Pensate che l'unico bagno pubblico della città, situato forse non a caso in Calle Piedad, via della Pietà, aveva solo 4 vasche e la maggior parte delle abitazioni non aveva nemmeno un bagno. L'acqua potabile era talmente preziosa che veniva venduta a caro prezzo dagli acquaioli, e questo ci dice tutto su quanto fosse fragile la modernità in questa fase. Ora, tutto questo però comincia a cambiare sul finire del secolo. Già dal 1880, come abbiamo visto in un altro video, l'Argentina inizia a promuovere intensamente l'immigrazione. I nuovi arrivati si riversano prima nelle campagne e poi nei sobborghi delle città,
dando un enorme impulso come forza lavoro. L'Argentina conosce quindi un netto miglioramento delle proprie condizioni economiche e in generale della qualità della vita, ma, e questo è importante, non per tutti. La ricchezza rimane concentrata nelle mani di poche famiglie che, attraverso matrimoni strategici, controllano l'80% delle terre fertili nelle province di Buenos Aires, Santa Fe e Jujuy. Sono loro i grandi proprietari terrieri. La loro fortuna si fonda sull'allevamento di bestiame e sulla coltivazione di cereali, attività che sfruttano l'ampia estensione di terre della Pampa e contribuiscono a rendere l'Argentina uno dei principali esportatori mondiali di carne e di grano. Ovviamente chi controlla la produzione controlla anche il resto, e di conseguenza queste famiglie gestiscono direttamente o indirettamente anche le banche, le ferrovie e gran parte del commercio. Sono a tutti gli effetti la classe dirigente del paese, non di origini aristocratiche come quella europea, ma spesso molto più ricchi. I protagonisti di questo capitolo sono i figli di questi latifondisti. Sono i cosiddetti niños bien, letteralmente i ragazzi bene, una generazione nata e cresciuta tra lussi e privilegi inimmaginabili per la maggior parte delle persone del tempo, e che, naturalmente, non ha alcuna necessità di lavorare. Il loro tempo era dedicato interamente al lusso più sfrenato e all'eccesso, che spesso sfociava in piaceri al limite della legalità, come il gioco d'azzardo, le droghe e la prostituzione. Ora, all'interno di questa generazione di giovani privilegiati emerge una sottocategoria particolarmente interessante, ovvero i niños bien patoteros. Mentre i niños bien incarnavano l'ideale di una gioventù privilegiata, educata e culturalmente raffinata che, sì, amava l'eccesso, ma era sostanzialmente tranquilla, i patoteros sono un'altra cosa. Pur provenendo dagli stessi ambienti, si distinguono per un comportamento più aggressivo e sfidante verso l'autorità, tendente al teppismo e alla violenza, unito a un senso di arroganza e impunità tipici delle classi privilegiate. Si riunivano in gruppi noti come patotas, da cui appunto patoteros, ovvero bande di giovani violenti e prepotenti che spesso compivano atti intimidatori in contesti pubblici. E sono proprio loro a frequentare i bordelli dove nasce e si evolve il tango, iniziando a praticarlo in questi ambienti trasgressivi. Va detto che i niños bien patoteros non erano un fenomeno unico della loro epoca. Da sempre i giovani privilegiati amano mescolarsi con le classi più umili e talvolta con elementi criminali, consapevoli che tanto, comunque finisca la serata, torneranno in ogni caso a casa. Una bella casa. La differenza vera fra un qualsiasi gruppo di nobilotti arroganti e rissosi e questi qui sta nel fatto che loro vivono in un contesto storico e sociale in cui un ballo, che ovviamente non è solo un ballo ma è il risultato di tutta una complessa subcultura, viene considerato una trasgressione. E loro hanno non solo la capacità di assorbirne i valori, ma anche la possibilità economica per esportarlo altrove. Ma non come era successo all'inizio, quando il tango veniva esportato dai marinai che lo ballavano di porto in porto facendo qua e là qualche modifica. No, loro possono portarlo là dove conta davvero, nei loro ambienti. Lo fanno forse per quello spirito sfidante dell'autorità di cui si parlava prima, o forse solo per moda, ma intanto lo fanno. E saranno proprio loro a introdurre il tango prima negli ambienti elitari di Buenos Aires, dove inizialmente viene rifiutato, e successivamente a Parigi, dove la storia prenderà una svolta decisamente diversa. A dire la verità, in quegli anni Parigi stava uscendo da un periodo particolarmente buio, un'epoca oscura segnata da due conflitti devastanti, la guerra franco-prussiana e la Comune di Parigi. Ma Parigi, si sa, ha una capacità quasi unica nel sapersi rinnovare. Già nel periodo del Secondo Impero, sotto Napoleone III, l'ambizioso piano urbanistico del barone Haussmann l'aveva trasformata radicalmente. I vecchi quartieri medievali erano stati demoliti per far spazio ad ampi boulevard che migliorarono la circolazione e l'illuminazione, ed erano stati implementati una rete fognaria moderna, lampioni a gas e spazi verdi. La città, insomma, stava
cambiando volto. Ma attenzione, tra questi obiettivi non c'era solo quello di rendere Parigi più bella e moderna, ma anche quello di far sì che il nuovo assetto urbanistico favorisse la polizia nelle cariche contro eventuali manifestazioni, rendendo più facile il controllo della folla e prevenendo così le insurrezioni. Come spesso accade però, questa modernizzazione aveva un costo pagato soprattutto dalle classi popolari che furono costrette a spostarsi sempre di più nelle periferie perché ormai incapaci di sostenere gli affitti dei nuovi lussuosi palazzi del centro. Vi racconto questo perché Buenos Aires questi cambiamenti li copierà uno per uno, anche nelle conseguenze sociali. Buenos Aires sarà talmente innamorata di Parigi a cavallo fra i due secoli che farà di tutto per apparire quanto più simile a lei, sia visivamente come infrastrutture che come stile di vita, tanto che si farà addirittura chiamare la Parigi del Sud America. Ad ogni modo, il risultato è che alla fine del XIX secolo Parigi si lancia in una corsa verso la modernità che agli occhi del mondo sembra essere illimitata. In pochissimi anni i lampioni a gas del barone Haussmann lasciano il posto a quelli elettrici, nascono le esposizioni universali, vere e proprie vetrine della città nel mondo. Si sperimentano forme di intrattenimento sviluppate dalle nuove tecnologie, il cinema dei fratelli Lumière, la radio, l'automobile. Nasce la febbre per la velocità, che trova i suoi maggiori sfoghi nelle gare automobilistiche e in quelle ciclistiche. Pensate anche solo al Tour de France, nato nel 1903. Siamo in piena Belle Époque, un periodo di entusiasmo collettivo che nasce da un'idea ben precisa: il positivismo, un movimento culturale che mette la scienza al centro e vede nel metodo scientifico la vera chiave del progresso umano. E questa fiducia nell'innovazione permeava ogni aspetto della vita, dall'arte al quotidiano, portando un senso diffuso di pace, libertà e ottimismo, almeno in apparenza. Uno dei cambiamenti più visibili fu l'evoluzione dei trasporti pubblici. Fino a quel momento le classi lavoratrici avevano sempre vissuto il più vicino possibile al luogo di lavoro, che di norma era raggiungibile a piedi o, in tempi più recenti, al massimo tramite dei mezzi trainati da cavalli. Ma con l'espansione della città cresce anche il bisogno di muoversi. Nel 1905 i primi taxi solcano i boulevard di Parigi, crescendo da 417 a 7000 in meno di un decennio. Inoltre si decide che la stessa elettricità che serviva per illuminare le strade sarebbe stata impiegata anche per muovere i mezzi di trasporto, e il simbolo più evidente di questo sviluppo sarà qualcosa che riuscirà fin da subito a catturare l'immaginario collettivo, a causare paura, perplessità, ma anche meraviglia. La metropolitana, la metro, che sarà inaugurata al pubblico il 19 luglio del 1900 e che diventerà un vero e proprio simbolo di questo sviluppo senza precedenti nella storia. È in questo clima carico di ricchezza e di novità, in una Parigi già satura di lusso e innovazione, che il tango arriva nella capitale francese. Ma all'inizio non lo fa nella pompa magna che ci si potrebbe aspettare. In Argentina i niños bien erano oligarchi esagerati, noti per uno stile di vita così eccessivo da diventare argomento di gossip. Si raccontano storie di servizi da tavola in oro gettati in mare dopo un solo utilizzo, o di dame che a Parigi non indossano mai 2 volte lo stesso paio di guanti. Ma a Parigi queste cose non fanno né caldo né freddo. Nella capitale francese è la novità che conta e il lusso non rientra certo tra questi. Ma un ballo proibito? Questo sì che attira l'attenzione. E allora ecco che in questi termini il tango diventa una chiave d'accesso, il veicolo con cui questi latifondisti, ricchissimi ma pur sempre venuti dalla terra, si fanno notare negli ambienti parigini che altrimenti nel loro snobismo non li avrebbero mai degnati neanche di uno sguardo. Eppure Parigi ha un modo tutto suo di reagire e ad approcciarsi a questa novità. Curiosamente, all'inizio, il tango non debutta nelle opulente sale da ballo di Parigi, ma in luoghi più sorprendenti, immaginati dai piccoli appartamenti di 2 o 3 stanze nei grandi viali dell'Étoile, dove ogni mobile viene rimosso per far spazio ai ballerini.
È in queste sale minimaliste e quasi clandestine che il tango prende vita in Europa, lontano dai lustrini usuali e in ambienti dove l'essenzialità degli interni contrasta enormemente con l'eleganza e lo sfarzo degli abiti di chi lo balla. E c'è anche un'altra cosa sorprendente, qualcosa che se fossimo stati un argentino dell'epoca con molta probabilità ci avrebbe stupito nell'entrare in quelle stanze. Nessuno parla, nessun suono di festa, nessuna risata, solo uomini e donne dalla raffinatezza estrema che si ritrovano per danzare stretti in abbracci considerati troppo audaci dalla società. Tutti che ballano al suono di un grammofono, ma che lo fanno nel completo silenzio. A Parigi il tango appena sbarcato dalle navi è visto come una cosa seria, peccaminosa quanto basta da diventare una moda, ma non una di quelle da esibire, piuttosto una di quelle da vivere separatamente, in modo intimo, come facente parte di una seconda vita. Tutto quindi all'estremo opposto del lusso e del chiasso di come lo si vive a Buenos Aires, dove è quasi un inno alla vita piuttosto che un'altra vita. Eppure, nonostante l'aspetto clandestino di questi primi ritrovi, Parigi non è Buenos Aires. Quello che inizia quasi furtivamente, ben presto cattura l'immaginazione di tutta la città e il tango si diffonde come un incendio. Dai teatri ai saloni, dai cabaret ai bar, fino ai più lussuosi hotel e balere della città. Eventi come i Tango Tè, esposizioni e conferenze si moltiplicano, trascinando ogni strato sociale nel vortice di questa danza. Anche i quartieri più eleganti di Parigi vedono l'apertura dei propri santuari del tango. Palazzi interi sorvegliati da guardie svizzere, dove la gente danza ovunque ci sia spazio, perfino sotto le scale o nei guardaroba, in attesa di un posto nei saloni sovraffollati. Ma Parigi, come abbiamo detto, non è Buenos Aires. La società è in un momento di straordinaria apertura mentale, dove tutto ciò che rappresenta una novità non solo è ben accetta, ma rappresenta anche un'ottima occasione per fare del business. E il fatto che sia una novità peccaminosa non solo non guasta, ma è decisamente la ciliegina sulla torta per una società con ampie vedute come quella. Come sempre accade quando due culture si incontrano, però, è in genere quella straniera che si adatta per venire incontro ai gusti locali. E anche in questo caso succede esattamente così, salvo che però non sono gli argentini che modificano il tango per venire incontro ai gusti di Parigi. Sono direttamente i parigini. A Parigi il tango si modifica per adeguarsi al gusto locale, che è decisamente più raffinato, e ne esce in qualche modo trasformato. Da una parte più elegante e sobrio, più europeo potremmo dire. Dall'altra gli vengono aggiunte strutture che prima non esistevano. Prima si ballava solo andando avanti, indietro e di lato, ora vengono aggiunti passi nuovi che, anche se verranno pronunciati alla spagnola, sono comunque nomi francesi. 2 su tutti, il lapis e il pivot. Questo cambiamento però avrà delle conseguenze ancora più divisive di quello che ci si poteva aspettare. Dal tango in Europa nascono in effetti 2 correnti, una che tornerà in Argentina, portandosi dietro tutte le modifiche fatte a Parigi, e un'altra invece che rimarrà in Europa e che si distaccherà significativamente dalle radici più viscerali e spontanee del suo progenitore, rendendolo una versione in qualche modo più formale e standardizzata e privandola per sempre della sua componente di improvvisazione. Questa falange, potremmo chiamarla separatista del tango originale, sarà poi quella che diventerà il tango dei balli, appunto, standard, che non avrà a quel punto più nulla che spartire col genitore originale. Ma questa è un'altra storia. Quando il tango da Parigi attraversa di nuovo l'Atlantico e ritorna in Argentina, a quel punto la borghesia di Buenos Aires, la stessa responsabile del suo arrivo a Parigi, non può far altro che rendersi conto che se nella capitale del mondo il tango è ben visto, loro non possono essere da meno. In un mondo dove la moda la fa da padrone e dove Parigi è la moda, se Parigi ama il tango, Buenos Aires, visto il suo amore spasmodico per la capitale francese, non può davvero fare il contrario. Anzi, a questo punto deve cavalcare l'onda,
approfittare del fatto che il tango è roba loro, che sono loro i veri artefici del ballo ora più in voga al mondo. E così la buona società, che fino a un momento prima aveva guardato il tango come a un ballo di reietti, ora lo accoglie con entusiasmo. Il tango tornato in patria diventa così un fenomeno non più marginale, ma sociale, di massa, vivendo la sua prima epoca d'oro che durerà per poco più di un ventennio e che segnerà profondamente il paese, almeno fino alla censura del primo golpe militare nel 1930. Ma anche questa è un'altra storia. Quindi, tutto risolto? Il tango adesso è finalmente libero di conquistare il mondo senza più che nessuno lo veda come una minaccia alla moralità, al buon costume e alla decenza pubblica? No, non proprio. Perché la verità è che ci saranno ancora persone in Argentina e nel resto del mondo pronte a tutto pur di fermarlo. Persone potenti, molto potenti. Alcune con cariche pubbliche altissime, capaci di influenzare intere nazioni. E il loro obiettivo non è solo censurare il tango, ma cancellarlo, distruggerlo, per sempre. Chi erano? Cosa hanno fatto? E cosa è successo dopo? Beh, questo lo vediamo nel prossimo episodio. Ma intanto voglio sapere una cosa da voi. Secondo voi il tango avrebbe potuto diventare quello che è attualmente senza passare da Parigi? Qualcuno che lo pensa c'è, ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, sono curioso di sapere la vostra opinione. E se questo viaggio nel cuore della Belle Époque vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con qualcuno che ama il tango quanto noi. Ah, e se non lo avete ancora visto, recuperate il video sulle origini del tango nelle case di piacere. Ve lo lascio qui sopra e anche qua sotto in descrizione. Io vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video. A presto.